Ciao amica, oggi è venerdì e parliamo di borse, recensiamo borse. Oggi ti parlo di un brand napoletano molto artigianale, molto particolare, a cui tenevo tantissimo e che è figo, però te lo racconto dopo la sigla, ed è Luca Talarico. Già ti ho anticipato qual è il brand, adesso ti prendo la borsa che ce l'ho ben nascosta sotto al banco, ma non te la faccio vedere ancora. Ti voglio raccontare prima di questa storia dicendoti ovviamente che il video non è sponsorizzato, non ci guadagno nulla se non il fatto che tu imparerai a non comprare borse contraffatte. Se già lo fai, suggeriscimi brand che acquisti e che non ho ancora recensito su questo canale. Questo parlare di tanti brand per me significa lottare la contraffazione, e per questo il video non è sponsorizzato, non è una DV, eccetera 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 eccetera. Tornando alla storia di Luca Talarico, è una storia che ha radici molto lontane. Ombrellai da un lato da 5 generazioni, il fratello Mario continua questa attività sempre nel centro storico di Napoli. Luca è un pellettiere, un artigiano pellettiere da 3 generazioni. Il nonno Giovanni nel 1924, dopo aver approfondito l'argomento degli ombrelli, decide di aprire questa attività anche di pelletteria, e quindi se insieme ci mettiamo mano nella mano e facciamo finta che stiamo camminando da casa mia che abita Piazza Nazionale, ci incamminiamo da Piazza Nazionale andando verso Porta Capuana e camminando cominciamo a passare vicino al Tribunale Vecchio con tutti i motorini che sfrecciano, i rumori che senti in sottofondo, e saliamo su per i tribunali arrivando al Duomo e continuiamo a camminare e entriamo in tutta la zona del centro storico e sentiamo tutti quei profumi, e fra me e te sentiamo tutte quelle chiacchiere dei bassi, le signore che sono indaffarate a fare le pulizie di casa o a cucinare, senti gli odori del ragù che si mischiano a quelli praticamente dei dolci, insieme sempre ai motorini che sfrecciano o ai signori che urlano fra una bottega e l'altra come ha giocato il Napoli domenica. Tu se immagini questo contesto, quello è il circo che chiunque vive a Napoli e soprattutto nel centro storico vive tutti i giorni. Poi mentre stai camminando e stai proprio nel centro storico di Napoli, ti può capitare che da un lato della strada vedi una vetrina dove Luca Talarico e la moglie svolgono questa attività in maniera davvero artigianale, quasi presepiale, perché si trovano proprio nell'area dove tu, se sei stata a Napoli, se non ci sei stata e ci verrai, e ci devi venire assolutamente, la zona dei presepi, di tutta la zona di San Gregorio Armeno, Piazzetta Nilo, Piazza Miraglia, tutto il centro storico che parla da sé. A me mi commuove, a volte se io penso di vivere lontano da questa terra, è qualcosa che veramente ho difficoltà a fare e che mi vengono le lacrime anche adesso, solamente a pensare di dover vivere lontano dalla mia terra. Per cui questo raccontare anche quello che è il territorio per me è fondamentale, per tutte le persone che sono state costrette ad andare via ora mi passa, costrette ad andare via da questo territorio e costrette da un'economia non sostenuta bene, da una cultura sbagliata, da una narrativa che ci condanna ad essere i peggiori sempre. In realtà non è così, e quindi tutto questo raccontare, il mio voler raccontare anche la pelletteria, attraverso questo le storie di tanta gente che resta a Napoli con sacrificio. Non è semplice, non è un territorio semplice, ma resta a Napoli a fare aziende, a fare anche cose spettacolari, perché adesso ti farò vedere questa borsa ed è più un'opera d'arte che proprio una borsa. L'ho scelta e vedrai perché quello che mi commuoveva prima me lo porto nel sangue ogni volta che mi allontano da questa città. Perciò, tornando a noi, la borsa
non l'ho comprata nella bottega direttamente, ma l'ho comprata online, e questo per farti capire che anche tu, che magari non vivi a Napoli e ti puoi muovere e andarla a comprare direttamente, anche se spero che Luca un giorno mi inviti in bottega da lui e magari facciamo vedere anche i suoi utensili, le sue macchine, i suoi bottoni, la sua pelle, l'odore che si respira, l'odore di dignità, l'odore di bellezza dei prodotti che produce. Li puoi acquistare anche stando lontana, perché loro insomma spediscono un po' ovunque, come hanno spedito anche a me. Ho scelto un modello shopping perché avevo voglia di avere un prodotto estremamente identitario e poterlo utilizzare anche per tutti i giorni per lavorare, quindi metterci il computer, portare tutte le 1001 pochette che sto scoprendo insomma nel mondo. E quindi andiamoci a guardare il prodotto. Ti dicevo, l'ho comprato online e l'ho pagato 170 euro, completamente di pelle, rifinito a mano, e ho pagato 10 euro di spedizione. La borsa mi è arrivata nell'arco di un paio di giorni, quindi velocissima, e la borsa è questa. A parte che profuma di cuoio, ovviamente insomma guardi tutto quello che può essere. Questo è un tiralampo ed è praticamente, cioè, per farti capire, per noi non sono per niente scaramantica, però insomma, serviva proprio un altro cornicello di questi periodi. C'è l'immagine del golfo di Partenope con le barchette, con il Made in Italy, ma soprattutto con questo azzurro declinato in tutte queste, diciamo, tonalità, e poi c'è ovviamente il marchio ristampato col Vesuvio di sfondo. Dietro è completamente liscia, guarda che bel colore di cuoio. Andiamola a guardare all'interno. La tintura, la pelle è lasciata volutamente dei volumi, cioè normalmente quando si fanno queste lavorazioni, lo ripeto sempre, anche tipo Yamnea o altri brand dove non vedi tanta tintura, dove i volumi sono un po' più spessi, è perché si lavora la pelle tendendo a non farla, cioè a usarla per gli spessori, le doppiezze che ci sono. La borsa è leggerissima e adesso andiamo a vedere all'interno. Eccola qui, anche all'interno è pelle. Le cuciture sono a contrasto di questo cotone chiaro. Da questo lato qui non c'è nulla, da quest'altro lato c'è una tasca con la lampo e poi ci sono il classico portacellulare insomma sotto. Poi è completamente vuota, guarda sotto, non ci sono i piedini, è una scelta, diciamo, come dire, del brand di scegliere se utilizzare i piedini oppure l'appoggio semplice della borsa, che guarda si mantiene insomma perfettamente, quindi tecnicamente è estremamente dritta. Mi piace tantissimo questo incavo che c'è qua, da tanta armonia. Utilizzandola sono convinta che darà ancora di meglio, perché guarda com'è morbida, nonostante insomma ha questo materiale così strutturato. Ti vorrei chiedere che ne pensi, ma non puoi dirmi che questa borsa non è stupenda. C'è un po' di parte. Torniamo lucidi, mettiamo da parte il cuore e passiamo ai voti. Per le cuciture il mio voto è 5. Per la tintura, laddove c'è e non c'è praticamente, quindi il mio voto è 0, perché per il tipo di lavorazione non è concepita la tintura. Per le rifiniture il mio voto è 4,5, se ci inserisci anche dettagli come le cuciture fatte qui sopra, tutti questi dettagli curati, tutta questa pelle ben in vista e in mostra. Per la valutazione qualità-prezzo secondo me 5, perché 170 euro per una borsa Made in Italy super unica, motivo per cui ti dico sempre di comprare borse originali e borse, di cercare la storia, cercare prodotti unici, particolari. Più di questo, cioè, secondo me un rapporto qualità-prezzo top. Per la valutazione utilità il mio voto è 5, perché la borsa, vabbè, è delle dimensioni che utilizzo di più, poi la userò, ovviamente vedremo se tiene, se dà problemi in qualche modo, anche se dubito. Sai che poi utilizzo, la vedi su Instagram, su Facebook, trovi
più e più informazioni di questo brand sicuramente. Quello che ti invito a fare è a suggerirmi altre borse, a sostenermi, a dirmi se ti piace questo genere di prodotti così identitari. Ovviamente mi scuso se mi è venuto un po' da piangere, ma purtroppo io quando parlo della mia terra, del mio lavoro e di tutto quello che c'è dietro, e so che c'è tanto sacrificio e fa tanta rabbia che Napoli venga sempre etichettata solo ed unicamente in un certo modo, mi emoziono e mi arrabbio, quindi mi perdonerai per queste, diciamo, tenerezze oltre alle borse. Ti invito a seguirmi, a iscriverti a questo canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!